Ciao a tutti amici e amiche del canale e ben ritrovati in questo nuovo video di volo. Oggi siamo all'aviosuperficie il Falco di Mazzè qui in Piemonte. È una giornata spettacolare. Nei giorni scorsi c'è stato un vento di Fen, quindi che ha pulito tutto, quindi non vedo l'ora di andare in volo. Oggi sarà un test flight e per voi oggi proverò un mezzo veramente particolare. Vi do qualche indizio: è un Telderagger, è certificato, è stato autocostruito dal suo proprietario, è sinonimo di avventura, di facilità di pilotaggio e di libertà di volo. È molto apprezzato in America e attualmente qui in Italia è l'unico volante. Signori, andiamo a scoprire di che cosa si tratta. Ed eccolo qua! Carbon Cup, l'unico volante in Italia in tutta la sua bellezza. Ed eccoci qua, come preannunciato stiamo per fare il walk around di questo magnifico Carbon Cup EX2. Per prima cosa diciamo che è un aeroplano che è completamente autocostruito. Questo aeroplano ha vinto il premio Rotondi al raduno del CAP di Voghera del 2023. Adesso aspettiamo che sta decollando un aeroplano. Il proprietario è una vecchia conoscenza, è un ingegnere aerospaziale originario del Belgio, Yves Cartillier, spero di averla pronunciato giusto. È un ex pilota di Airbus 320 che ha iniziato la sua carriera con la compagnia di bandiera belga, sa bene,
Quando la Sabena, come tutti ben sappiamo, è fallita, è venuto in Italia, ha continuato la sua carriera di pilota di linea in Italia con diverse compagnie aeree. Nel frattempo, quando era in Belgio, si era iscritto anche ad un'associazione che restaurava e metteva in condizioni di volo dei Warbird, e così nel suo tempo libero, oltre a restaurare i vari Warbird, è diventato anche il pilota di un bellissimo Westland Lysander, poi B25 e poi Catalina. Quindi veramente tutto il suo tempo lo utilizzava a volare sia privatamente negli airshow che a livello professionale con gli Airbus. 2020 è venuta la pandemia e ha pensato che era il momento giusto per potersi costruire il suo aeroplano in garage. La cosa interessante è che lui su questo mezzo qua non ci aveva mai volato, quindi ha costruito completamente un aeroplano in garage senza averci mai volato. Certo, lui ha fatto il suo brevetto con un PA-18 e con un Piper L4 negli anni 80, e quindi praticamente questo mezzo qua è un PA-18 molto più robusto, che vola molto meglio e che è più leggero e anche più spazioso di dentro. Per gli appassionati dei numeri, questo Carbon Cub, che tra l'altro è l'unico attualmente a volare in Italia, ha un'apertura alare di 10,4 metri, quindi esattamente come il Piper PA-18, ha una lunghezza di 7,1 metri e una capacità dei serbatoi di 166 litri con un peso a vuoto che è di 430 kg. La cosa bella è che il peso massimo al decollo è di 846 kg, quindi questo aeroplano ha un carico utile di circa 400 kg, e ha solamente 2 passeggeri. Spettacolare. Ha una velocità di crociera di circa 185 km all'ora, ma poi lo vedremo. È una VNE di 225 all'ora e un'autonomia di circa 1000 km, quindi di strada ne si può fare veramente tanta. La cosa sconvolgente è che, adesso lo proveremo in volo e lo vedete da queste immagini, ha una corsa di decollo di nemmeno 50 metri, 30, 35, 40 metri, e a terra in nemmeno 100 metri, quindi è veramente un full stall, ed è veramente un aeroplano che la parola d'ordine è divertimento e avventura. Notate che questo genere di aeroplano è usato generalmente dai piloti, per esempio in Alaska. È vero che i piloti in Alaska hanno le Tundrona, le wheel, quelle enormi per atterrare sulle piste preparate, per atterrare sui fiumi, per atterrare a bordo dei laghi. Quindi immaginate veramente dove potete atterrare con questo mezzo. Le possibilità sono veramente infinite. Ok, andiamolo a vedere un pochettino più dal dettaglio. L'elica è una Catto a passo fisso. Ecco, notiamo subito sul muso che ha questo enormi prese d'aria per poter areare il Continental 340, che questo mezzo ha un Continental 340 modificato Titan da 180 cavalli, quindi è un motore a carburazione, quindi non è a iniezione, e in quota hai a disposizione più o meno dagli 80 ai 100 cavalli. Il musone e il muso è veramente incredibile, ha tutte queste protuberanze, visto così da davanti sembra veramente un extraterrestre. Cioè, il muso è completamente in carbonio,
ha poche parti in carbonio, si chiama Carbon Cab, ma più o meno c'ha il 20% di parti in carbonio. Notiamo subito questa sorta di è incredibile di filtro, perché è un filtro che sembra tipo materiali da imballaggi, ma in realtà non è un materiale per imballaggi. L'elica è a passo fisso, le gomme sono le gomme standard, perché queste gomme qua sono le uniche sul quale poi si possono mettere anche gli sci per andare in montagna, quindi atterrare sulla neve, sui ghiacciai o dove si vuole in montagna. Una chicca è il sistema di ammortizzatori della Acme, che poi lo vedremo in volo come ammortizzano, ma è uno dei sistemi di ammortizzatori più efficienti che si possa avere. Guardate, anche il ruotino di coda è ammortizzato. Spettacolare, spettacolare. Andiamo nelle ali, prima poi di passare in cabina. L'ala è ovviamente sono tutte quante intelate, questa parte qua è completamente intelata. Il bordo d'attacco e i longheroni invece sono in alluminio. Calcolate che è arrivato in un contenitore, aveva 7000 pezzi, cioè, immagino solamente Yves per fare la distinta base di tutti i pezzi che c'erano, quanto ci ha messo, ci avrà messo 2 settimane, non lo so, perché 7000 pezzi da assemblare. Dicevo, bordo d'attacco dell'ala è in alluminio, con i longheroni, e guardate che lavoro maniacale che ha fatto, non so se si vede, tutti i longheroni sono stati incollati con rivetti, questi qua che sporgono sono rivetti, e successivamente con una strip di tela. Fantastico. Quindi ala, bordo d'attacco in alluminio, sopra è dotato anche, spero che si vedano, di vortex generator. Nelle semiali ovviamente i vortex sono un pochettino più avanti, la lunghezza invece dell'ala sono arretrati. Fantastico, fantastico. Cioè, guardate, non so se si vede da qua, ma poi lo vedremo anche in volo, la cura maniacale con la quale è stata tirata questa tela. Tra l'altro mi diceva Yves che per fare questa vernice qua sono 7 strati di vernice per arrivare a questo livello di dettaglio della vernice in questo modo qua. Ci sono tipo 2 strati di primer, 3 di antiossidante, altri 2 di vernice. Se pensate che questa è tela, guardate com'è lucida, è veramente venuta benissimo. La tipalare è in carbonio, invece alettoni e flap sono in lega di alluminio. La cosa incredibile anche sono i comandi di volo. I comandi di volo che hanno queste guide sono comandi d'acciaio, quindi non è un'asta, sono comandi d'acciaio che vanno lungo tutto quanto il montante alare principale, che ovviamente è in ergal e in alluminio, carrucolina, e poi vanno a confluire dando lavoro agli alettoni. Guardate i fermafiletti incastrati così, questa è una clip incastrata, veramente spettacolare, spettacolare. Interessanti anche dove sono state messe, quindi sono state messe sui supporti dell'ala i ganci per ancorare l'aeroplano a terra durante la notte. Fantastico. E poi ovviamente c'è i ganci anche sopra ecco qua abbiamo un bagagliaio di 60 livre, un extender cargo, è abbastanza capiente, come si vede. Sì, forse la bocca non è delle più grandi. L'unica cosa che mi diceva Yves è che con 2 persone a bordo, anche se comunque
quasi 400 kg di carico portante, con 2 passeggeri a bordo, il pieno di carburante, è meglio stivare i bagagli in cabina, che poi vedremo, piuttosto che stivarli qua, quindi mettere cose leggere, perché potrebbe andare leggermente fuori dal baricentro. Comunque questa sicuramente, se voli da solo, è un'opzione, hai veramente una bella opportunità di carico. Qua ci metti, addirittura abbiamo visto da aereo che potevi tirare via comodamente un sedile e potevi dormirci tranquillamente, longitudinalmente, con il tuo sacco a pelo. Quindi veramente una cosa da avventura pura. Ecco, passiamo allo stabilizzatore. La costruzione dello stabilizzatore ha lo stesso principio dell'ala, quindi completamente bordo d'attacco, completamente in alluminio, quindi anima in alluminio, centine in alluminio, e poi per quanto riguarda l'intelaiatura, rivettato, cucito. Una particolarità del trim di questo mezzo, che è un trim elettrico, qua ci sono poi gli indicatori, non credo che si vedano però, ed è tutto lo stabilizzatore che è un trim. Cioè, non ha la lettina compensatrice sulla parte mobile dell'alettone, è tutto lo stabilizzatore che diventa un trim. Adesso Ives mi fa vedere come il trim si muove elettricamente. Fantastico, fantastico. E questo qua è un optional per questo aeroplano, perché in realtà il Carbon Cap, il trim, è a sensazione del pilota, essendo comunque un aeroplano completamente da avventura. Fantastico, fantastico, fantastico. Giunture tra la parte fissa e la parte mobile dello stabilizzatore lo rendono ovviamente più pulito e gli danno un pochettino più di velocità e meno frusci aerodinamici. Quindi negli alianti, infatti, di solito vedete negli alianti queste giunture ci sono addirittura degli scotch per sopperire a questi spazi. Timone di coda generosissimo. La parte sinistra è esattamente speculare a quella destra, e quindi credo che ovviamente l'ala è dotata di warning stall, quindi del warning dello stallo, che magari andiamo poi a provare in volo, ed è dotata di luce di atterraggio, e ovviamente le tipalari hanno le strobo incorporate. La realizzazione è veramente maniacale, non faccio difficoltà a capire perché gli è stato dato il premio Rotondi da parte del CAP, che è la nostra il Club Aviazione Popolare, per chi non lo sapesse, che non è l'aviazione dei poveri ma è l'aviazione dei piloti amatoriali. Quindi tutti quanti i piloti amatoriali che in Italia vogliono costruirsi, come Ives in questo caso, il proprio aeroplano certificato o anche ultraleggero, devono passare per una regolamentazione del CAP, che ha la delega ENAC per dare il permit to fly, e quindi per dare l'aeronavigabilità a tutto il sistema. Ok, adesso passiamo agli interni. La portiera è, come tutti i bicicle, sono una portiera molto molto generosa. Si apre la parte di sotto, si aggancia alla parte di sopra, e questo è tutto carbonio, vero? Sì, sì. Questo è tutto quanto carbonio, infatti è leggerissimo, e si accede alla cabina. La cabina ovviamente è un biposto in tandem. Tra l'altro, dall'interno della cabina si può apprezzare la bontà
dello scheletro vero e proprio di una parte dello scheletro di questo aeroplano, che è composto da tubi in acciaio che sono stati già preassemblati e pre-saldati e spediti in kit direttamente dalla casa costruttrice, la Cub Crafter. I tubi in acciaio poi devono essere solamente trattati a posteriori con un olio protettivo anticorrosione, quindi tutto il traliccio in acciaio già saldato che va dalla parafiamma fino alla coda finale gli danno veramente una straordinaria robustezza a tutta la struttura di questo aeroplano. Rispetto al PA-18 è quasi 20 cm più largo rispetto ad un Piper Cub, quindi è un Super Cub in sostanza. La parte davanti hai veramente una visuale a 300 gradi, perché hai queste finestrone enormi. Le finestre si possono anche aprire in volo, se vuoi prendere un pochettino di aria fresca. Non sarà il nostro caso visto che ci sono 7 gradi, ma un po' di aria fresca d'estate. La procedura è praticamente mettersi sulla struttura e poi farsi scivolare all'interno della cabina. Grazie. La visuale è veramente una visuale a 360 gradi. La prima cosa che notiamo in questa strumentazione è che, ragazzi, non c'è un Garmin, non c'è un autopilota, è tutto analogico. Wow! Abbiamo veramente gli strumenti fondamentali, un bel anemometro ovviamente in nodi, un altimetro, un variometro. Qua abbiamo tutte quante le utenze del mix della manetta, radio e transponder, un GPS centrale, ed è questo che serve per volare. Basta, fine. Anche bello anche questo che poi vedremo in volo. Questo è un indicatore di tutto quanto quello che è il management dei parametri motore. Poi abbiamo un supporto per un mini iPad, e questo è quanto. Il proprietario Yves poi usa i caschi per andare in volo. Bellissimo anche questo, tutta la parte sopra che è completamente trasparente, bellissima. Notate anche il plexiglass che è incollato con queste specie di ventose. Qua abbiamo non abbiamo i flap elettrici, ma abbiamo ovviamente i flap manuali. Flap a 0, leva, prima attacca di flap, seconda attacca di flap e poi full flap. Eccolo qua. Per i piloti di tail drag questa manopola, quindi questa possibilità di usare questa manopola, è per avere i decolli ancora più corti, perché praticamente la tecnica è di partire praticamente con i flap a 0, dare tutto motore, poi dargli una bella sganasciata di flap e poi ritornare completamente a 0. Se sei magari, non lo so, sulla riva di un fiume e devi decollare presto, in fretta, questa è la tecnica di decollo per quanto riguarda questa barra qua. Qua abbiamo la manetta che è dotata di indicatore di potenza. Qui sotto abbiamo, molto comodi, il selettore dei serbatoi, ovviamente destro sinistro. Bellissima anche tutta questa parte
in carbonio, di rivestimento in carbonio che fa molto sportivo. Qua abbiamo tutta quanta il rivestimento del sistema del carburante, che dall'ala va direttamente poi al motore, e nient'altro. Qua sopra ovviamente i controlli del carburante sono visivi, 1 e 2, bellissimo. Ovviamente qua l'unica, diciamo, pecca di questo mezzo qua è che il motore va ad AV-gas, e quindi bisogna trovare l'AV-gas, che soprattutto qua in Italia non è tanto disponibile, se non nelle maggiori aviosuperficie e negli aeroporti minori, insomma. Però insomma è un limite che si può assolutamente sopperire. Qua abbiamo tutta quanta l'utenza dell'interfono. Andiamo a vedere un pochettino di dietro anche, cerchiamo di scendere senza fare danni. Voilà. Ecco qua. No, credevo peggio, si scende abbastanza agevolmente, credevo molto peggio, perché di solito il dragger per salire devi contortere. Questa è la postazione del passeggero. Decisamente, poi lo andiamo a provare in volo, ma decisamente sembra molto comoda, c'è anche tutto lo spazio per le gambe immaginabili e possibili. Poi il pedale, l'eventuale pedale poi del timone è abbastanza lontano, quindi sicuramente non dà fastidio. Barra con anche il trim, poi c'è questo porta oggetti di dietro. Qua c'è anche il bagagliaio, dove già comunque ci puoi mettere già qualcosa di interessante, come trolley o come tutte le tue cose. Devo dire che di spazio ce n'è, veramente tanto. Seconda manetta ovviamente anche per quanto riguarda il passeggero. Andremo a vedere com'è lo spazio in cabina quando andremo a fare il volo. Credo che per questo primo walk around sia tutto. Io ringrazio ufficialmente Yves, che qua, per avermi invitato e avermi dato l'opportunità di testare, di provare questo suo capolavoro. Cioè è lui che si è fatto tutta sta roba qua, cioè veramente maniacale, veramente complimenti, è un gioiello, veramente complimenti. Ok, per questo video del workaround è tutto. Adesso non ci resta che andare in volo con questa meraviglia, ma il volo lo vedremo in un altro video, quindi state sintonizzati sul canale e like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!